Allora, in questo caso siamo in presenza invece di due radici, ma queste radici sono anche poste al denominatore, quindi cerco di trarre in primis una conclusione generale. Che vuol dire? Supponiamo di avere adesso il fatto di voler soddisfare una radice quadrata, una radice pari, quindi dovrò imporre che l'argomento di questa mia radice pari sia maggiore o uguale di 0, quindi vuol dire che prendo l'argomento della mia radice e lo impongo maggiore o uguale di 0. Però qui c'è un problema aggiuntivo, cioè questa radice è collocata ad un denominatore, quindi è come se io avessi una situazione non di questo tipo ma di questo tipo, ossia 1 fratto radice di qualcosa. Io sono esattamente in questa casistica qua. Quindi che cosa vuol dire? Che contemporaneamente la mia radice di A, per le condizioni di esistenza sul denominatore, deve essere diversa da 0. E quindi cos'è che si sta creando? Si sta creando il fatto che queste due circostanze devono coincidere. Ok, ma quando è che una radice è diversa da 0? Una radice è diversa da 0 nel momento in cui il suo argomento è diverso da 0, quindi A diverso da 0. Adesso quindi abbiamo queste due informazioni, cioè A, l'argomento deve essere maggiore o uguale di 0 e contemporaneamente si deve verificare che A è diverso da 0. Ok, ma che cosa vuol dire unire queste due condizioni? Semplicemente dire che quell'argomento deve essere maggiore strettamente di 0. Quindi è chiaro che se deve essere maggiore o uguale di 0 ma contemporaneamente diverso da 0, non può essere, cioè non si può verificare l'uguale, allora conservo solo il maggiore. Quindi io questo discorso lo faccio adesso e poi non lo rifarò più, lo applico direttamente alle radici che ho. Quindi se seguo la teoria che ho appena fatto, cosa concludo? Che 2x meno 3 deve essere maggiore strettamente di 0 e che 4 meno x deve essere maggiore strettamente di 0. Ok, quindi io ho queste due condizioni che adesso devo andare a soddisfare. Quindi la prima mi dice guarda che devi portare il 3 dall'altra parte, quindi tu hai 2x maggiore di 3, divido tutto per 2 e ottengo x maggiore di 3 mezzi. L'altra mi dice portami il 4 dall'altra parte, ossia meno x maggiore di meno 4, cambia il segno. Se cambio il segno cambio anche il verso della mia disuguaglianza, quindi ho x minore di 4. Ok, quindi devo andare ad unire queste due condizioni graficamente, quindi ho il valore 3 mezzi che vale 1,5 e il valore 4. Ok, se questa qui è la mia prima condizione e questa qui è la seconda, inizio a seguire quello che mi dice la prima condizione. La prima condizione mi dice guarda, io voglio andare dopo 3 mezzi, quindi la seguo. La condizione numero 2 invece mi dice guarda che io in realtà voglio andare prima di 4. Ok, quindi che vuol dire? Che abbiamo contemporaneamente due condizioni da voler soddisfare, quindi vuol dire che ci troviamo all'interno di un sistema. Quando mi trovo all'interno di un sistema, io devo andare a prendere i punti in cui tutte le condizioni vanno d'accordo. Ossia, faccio un esempio. Supponi che la condizione 1 sia tu e la condizione 2 sia quella di un tuo amico. E vi date delle condizioni e dite magari, ok, questa sera sai che c'è? Che magari usciamo o in quel locale o in quell'altro locale. E l'altro amico dice, guarda, quel locale mi potrebbe piacere, ma quell'altro no. Allora cercate di trovare il punto in comune tra le due opzioni, no? Ed è esattamente quello che succede all'interno di un sistema, ossia tutti i partecipanti all'interno del sistema devono avere la stessa opinione, devono andare d'accordo. Infatti da questa parte non abbiamo soluzioni, le soluzioni ricadono solo dove entrambe le mie disequazioni vanno d'accordo. Ok, allora come si traduce questa affermazione in matematichese? Semplicemente dico ok, x sarà compresa tra 4 e 3 mezzi e guarda caso questo qui è il risultato del mio esercizio.